Carlos Castaneda. L'impeccabilità e l'inventario strategico del guerriero. Le citazioni sono tratte rispettivamente da L'isola del Tonal o Tales of Power, ovvero Storie di potere, parte 2, capitolo 8, Il sussurro del Nagual, e Il fuoco dal profondo, capitolo 2. Attenzione! Le citazioni sono tradotte in maniera letterale dagli autori stessi del video e sono prese direttamente dalle edizioni inglese e spagnola senza censure o adattamenti. Noi siamo Marisha e Nick e alla fine del video troverete una breve analisi letteraria e linguistica e inoltre la nostra recensione. Le denominazioni delle arti, tecniche e concetti chiave principali vengono riportati come li ha lasciati Castaneda, in inglese ma anche spagnolo o lingua latinos. È nel vostro interesse avere questi termini aderenti al loro significato originale per una maggiore comprensione e anche perché in un contesto internazionale, cioè fuori dall'Italia, per un confronto con altri praticanti di nagualismo o sciamanesimo tolteco è l'unico modo per capirsi con chiarezza senza fraintendimenti. Visitate il nostro blog all'indirizzo www.naguales.eu, link in descrizione. Introduzione. L'impeccabilità. Impeccability. Impeccabilidad. È un argomento fondamentale per quanto riguarda il lignaggio di Don Juan. Per prima cosa, bisogna separarlo dal concetto tradizionale religioso o morale comunemente accettato. Non riguarda il non commettere atti malvagi o comportarsi in maniera ineccepibile nei confronti degli altri o nell'esecuzione di compiti in generale in maniera pulita o ordinata. L'impeccabilità viene associata fondamentalmente alla serie di azioni eseguite al massimo delle proprie possibilità da un guerriero e finalizzate ad accumulare energia. Dovete agganciare la parola impeccabilità con energia, che ognuno ha o non ha. In questo modo non possono esserci errori di interpretazione. Una persona comune non può giudicare un guerriero dicendogli che non è impeccabile e non è umile. Non ha senso insultare un altro dicendo che non è impeccabile, a meno che non si abbia la vista e di conseguenza la percezione precisa di quanta energia un guerriero disponga. E questa è una reale capacità che pochi hanno. Il guerriero deve giudicare da se stesso di quanta energia disponga e di quali azioni durante la sua giornata o durante la sua vita deve fare per risparmiarla. Un guerriero è detto impeccabile quando è capace di accumulare più energia possibile per aumentare il proprio potere personale. L'impeccabilità è associata anche ai concetti di tempo, morte, umiltà, importanza personale, spostamento del punto di unione e in particolar modo alla perdita della forma umana. La citazione seguente è la parte finale del capitolo Il sussurro del Nagual, contenuto nel libro in italiano intitolato L'isola del Tonal, ovvero Tales of Power. Si tratta della parte in cui Don Genaro mostra il Nagual a Carlos. Don Juan ordina a Carlos di fermare il suo dialogo interno. Don Genaro approfitta della sua concentrazione per ripetere l'urlo spaventoso che aveva già lanciato quella mattina. Genaro si muove tra le fronde di alti alberi di eucalipto e compie un salto verso un ramo basso, ma agli occhi di Carlos il movimento appare innaturale. Invece di saltare normalmente, sembra scivolare nell'aria, spinto dal suo urlo e attirato da linee che apparentemente sono emanate dall'albero.
Qui non parleremo di questo episodio specifico che tratteremo più in là, ma dell'impeccabilità. A questo proposito vi ricordo che l'impeccabilità di Don Genaro era così perfetta che il suo doble, cioè il suo doppio, il corpo di sogno, era indistinguibile da quello originario. La tua ragione ti sta dicendo di nuovo che sei immortale, disse. Che cosa intendi dire, Don Juan? Un essere immortale ha tutto il tempo del mondo per dubitare, confondersi e avere paura. Un guerriero, invece, non può aggrapparsi ai significati creati sotto l'ordine del tonal, perché sa con certezza che la totalità di se stesso ha soltanto poco tempo su questa terra. Volevo fargli notare qualcosa di serio, le mie paure, i miei dubbi e la mia confusione non erano a livello cosciente e, per quanto mi sforzassi di controllarli, ogni volta che mi trovavo di fronte a Don Juan e Don Genaro mi sentivo indifeso. Un guerriero non può essere indifeso, disse, né confuso né spaventato in nessuna circostanza. Per un guerriero esiste tempo solo per la sua impeccabilità. Tutto il resto consuma il suo potere. L'impeccabilità invece lo rinnova. Siamo tornati alla mia solita domanda, Don Juan. Che cos'è l'impeccabilità? Sì, siamo tornati alla tua solita domanda e, di conseguenza, alla mia solita risposta. L'impeccabilità è fare del proprio meglio in qualunque cosa ci si stia impegnando. Ma, Don Juan, il punto è che io ho sempre l'impressione di fare del mio meglio e, invece, evidentemente non è così. Non è così complicato come lo fai sembrare. La chiave di tutte queste questioni riguardanti l'impeccabilità è il senso di avere o non avere tempo. Come regola generale, quando ti senti e agisci come un essere immortale che ha tutto il tempo del mondo, non sei impeccabile. In quei momenti dovresti voltarti, guardarti intorno e ti renderai conto che quel senso di avere tempo è un'assurdità. Non c'è nessun sopravvissuto su questa terra. L'impeccabilità, come anche il liberarsi dell'importanza personale, è un concetto troppo vago per avere valore per me, osservai. Don Juan si strozzò dalle risate e io lo sfidai a spiegare l'impeccabilità. L'impeccabilità non è altro che il corretto uso dell'energia, disse. Le mie affermazioni non contengono neppure un'ombra di moralismo. Ho risparmiato energia e questo mi rende impeccabile. Per comprendere ciò, devi risparmiare abbastanza energia tu stesso. Rimanemmo in silenzio per un lungo momento. Volevo riflettere su ciò che aveva detto. All'improvviso riprese a parlare. I guerrieri fanno inventari strategici, disse. Elencano tutto ciò che fanno, poi decidono quali di quelle cose possono essere cambiate
per concedersi un po' di respiro in termini di dispendio energetico. Obiettai che la loro lista avrebbe dovuto includere tutto ciò che esiste sotto il sole. Lui rispose pazientemente che l'inventario strategico di cui parlava comprendeva soltanto i modelli di comportamento non essenziali alla nostra sopravvivenza e al nostro benessere. Sfruttai l'occasione per osservare che la sopravvivenza e il benessere sono categorie interpretabili in infiniti modi e che, quindi, non si sarebbe mai potuto concordare su ciò che è o non è essenziale alla sopravvivenza e al benessere. Continuai a parlare finché persi slancio. Alla fine mi fermai, rendendomi conto della futilità dei miei argomenti. Don Juan disse allora che negli inventari strategici dei guerrieri l'importanza personale figura come l'attività che consuma la maggior quantità di energia e che perciò il loro sforzo principale è quello di eliminarla. Salve guerrieri, sono Marissa. Iniziamo subito con una nota linguistica importante. Nella vecchia edizione Burr, Mandala, in mio possesso, stampata nel 1998 in Italia, la parola impeccability, impeccabilidad, è tradotta come senza macchia. Sì, avete sentito bene. Chi ha tradotto, giudicando forse la parola potesse suonare troppo religiosa, l'ha agganciata a qualcosa di cavalleresco, quasi da poema epico, tipo il guerriero senza macchia, ed essendo che nello stesso volume abbiamo anche il concetto di umiltà, ne risulta il guerriero è senza macchia ed è anche umile. E nella mente di molti tutto ciò si associa all'immagine del cavaliere medievale con lo spadone inginocchiato, sottomesso e al servizio di qualcuno. No, scordatevelo. L'impeccabilità e l'umiltà nel lignaggio di Don Juan derivante dagli sciamani toltechi, non so in altri lignaggi, ma qui stiamo prendendo in esame questo, sono legate essenzialmente al concetto tecnico di energia. Ripeto, energia di cui un guerriero dispone tecnicamente o è capace di accumulare. Immaginate invece del cavaliere medievale una lancetta che indica basso o alto. Se proprio dovete schematizzare qualcosa che non riuscite a vedere o meglio a percepire. Inoltre un guerriero deve riconoscere da se stesso se è impeccabile o umile, non lo deve vedere negli occhi di un altro. Aspira alla libertà e perciò non si sottomette a qualcun altro. Il suo scopo è riuscire con le sue azioni ad accumulare energia necessaria per le arti della brujeria, che possono essere il sognare o l'assecio o l'arte dell'agguato o stalking. All'interno di questo contesto, se qualcuno usa questi termini per insultare in senso morale, per dire che si ha troppo ego, come ci è capitato, appare soltanto come un individuo che non conosce affatto questo tipo di sciamanesimo. Non fa una bella figura, né in termini dell'uomo comune né del guerriero. Tornando alla traduzione discutibile del termine impeccabilità in senza macchia, avendo a disposizione al momento soltanto questa edizione del 1998, vorrei sapere da voi nei commenti se siete in possesso di altre edizioni italiane del libro L'Isola del Tonal, se con le varie ristampe è stato reso correttamente. Per fortuna, nei volumi successivi, come Il Secondo Anello del Potere, troviamo la traduzione giusta, cioè impeccabilità. L'inventario strategico del guerriero. Il guerriero deve stilare un inventario, una sorta di lista
per essere impeccabile, cioè risparmiare l'energia, anzi per rinnovarla e non farsela drenare dall'esterno o compiendo tante azioni ripetitive e non necessarie. Come spinta ponete sempre il principio che il tempo a disposizione è poco per tutti, il lavoro da fare è tanto e non si possono rimpiangere le decisioni sbagliate. Ogni volta che scegliamo ai bivi della nostra vita, dobbiamo sempre riuscire ad avere capacità analitica e saper leggere i segni dell'intento per prendere la decisione corretta per noi come individui, nel senso che ci porti dove davvero vogliamo andare. Molti sanno che bisogna fare una lista delle persone conosciute durante la propria vita per eseguire la tecnica della ricapitolazione, ma è poco risaputo che sarebbe utile anche scrivere tutto quello che durante la giornata o durante la propria vita ci toglie energia e non apporta benefici. Ovviamente Don Juan, prima che qualcuno capisca in maniera erronea, specifica che nell'inventario devono essere inclusi patterns, cioè modelli di comportamento essenziali alla nostra sopravvivenza e al benessere inteso come la buona salute. Non ci viene indicato molto, tranne che la maggior parte della nostra energia è impegnata a sostenere l'importanza personale. Quindi nel nostro inventario di ciò che è necessario inserire vanno messe le tecniche che provocano uno spostamento del punto di unione. Per questo vi rimando al nostro video sull'importanza personale, link in descrizione. Essere impeccabile vuol dire anche riuscire a mantenere il proprio inventario con costanza, senza sgarrare. Più tempo riuscirete a fare azioni che rinnovano l'energia e non la dissipano, e più riuscirete ad accumularla. Facciamo un esempio pratico: l'inventario strategico di Marisha. Di base vado a privilegiare tutto quello che riguarda la salute, mangiare sano, dormire a sufficienza e cercando di andare a ritmo con le ore di luce e buio, allenamento, lunghi bagni rilassanti, cure naturali autonome o cure da parte di un professionista se necessario, ma senza ossessione. Vorrei spendere 2 parole per quanto riguarda l'allenamento. In linea con quanto riportato da Castaneda, pratico le arti marziali. Taisha, Florinda e Clara sono un esempio al femminile, e i passi magici. Ma certe volte, per mancanza di tempo o causa impegni, può essere sufficiente per farmi sentire ristorata anche una passeggiata o una corsa in mezzo alla natura, oppure un giro in bicicletta. Nell'allenamento il problema è che non sempre si riesce a essere impeccabili. I problemi della vita giornaliera sono sempre dietro l'angolo e devo dire che la prima cosa che salta è l'allenamento, se accade un evento particolarmente pesante o stressante. Un guerriero dovrebbe riuscire ad allenarsi sempre lo stesso, anche se per 15 minuti al giorno. Non importa l'umore che si ha. Ed è quello il momento in cui l'impeccabilità deve essere mantenuta. Il mood deve essere quello del guerriero. Se in un momento di difficoltà si molla e ci si arrende, è lì che si perde l'energia. E un'altra cosa importante che devo dire per esperienza: quando si è maturi e adulti bisogna diventare autonomi nell'allenamento di qualunque tipo. Se c'è un gruppo o un maestro, bene, ma se non c'è, dopo aver imparato le basi, bisogna fare da soli, dovunque e senza troppi fronzoli o attrezzature. Ho visto bravissimi praticanti di varie discipline perdere tutto il loro slancio semplicemente perché a un certo punto hanno avuto il distacco dagli insegnanti
o non avevano a disposizione palestre di prestigio. Avete voi stessi, il vostro corpo, la vostra energia. È quello l'essenziale. Ovviamente, dopo quello che è di vitale importanza, c'è il lavoro e andare a fare azioni necessarie, come occuparsi della casa, cucinare, fare la spesa o sbrogliare varie burocrazie. E io nella mia vita ho sempre anche ampliato i miei studi, ho scritto e devo riuscire a trovare un orario anche per quello. Bisogna sempre ritagliare un orario variabile per l'introspezione e la calma, per esempio per praticare la ricapitolazione o altro. Lo so che state pensando, non ci basta il tempo, ed è per questo che essere impeccabile vuol dire non perderlo in azioni non necessarie, cioè che ci drenano. Per esempio, pensieri logoranti riguardo il passato o eventi traumatici o eccesso di emozioni, anche positive. Cercare di interrompere il dialogo interno in quei casi. Provocare e alimentare litigi e battibecchi. Usare sostanze dannose e che creano dipendenza. Stare troppo sui social e scrollare continuamente il cellulare. Shopping smodato, azioni finalizzate al divertimento superficiale, come per esempio serate o festeggiamenti eccessivi, viaggi solo per svago che non arricchiscono interiormente, sesso fuori misura, intrattenere rapporti con vari amanti porta via tempo ed energia, in particolare quando non si è più ragazzini. Tormentarsi insistentemente in storie d'amore con soggetti psicologicamente disturbati e decidere di avere figli con questa tipologia di soggetti e poi lamentarsi di non riuscire a reggere le situazioni e non si sa come fare per richiudere i buchi sul corpo energetico, eccetera, eccetera. Per il momento mi fermo qui. Nick ha intenzione di fare un breve video dove vi illustrerà in maniera più sistematica come organizzare un vostro inventario strategico. Ringrazio tutti, in particolare chi ci dà fiducia abbonandosi al canale. Ricordate di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati e di attivare la campanella. Visitate il nostro blog www.naguales.eu. A presto!